Buongiorno a tutti e bentornati nel nostro canale. Come promesso, anche oggi continuiamo a parlare di audio e video ed ecco a voi il Denon AVC-A1H. È stato montato un trasformatore toroidale dalle dimensioni davvero importanti che gli permette di erogare molta più corrente. Infatti per ogni canale ci sono 210 watt di potenza erogata. Si tratta inoltre di un amplificatore che supporta l'8K dal punto di vista video e gestisce inoltre l'upscaling di tutti i contenuti in 4K ad 8K. Questo prodotto risponde all'esigenza di costruire sale dedicate, home theater, in cui si vanno a integrare e installare più canali, quindi come dicevamo prima supporta una configurazione fino a 9.4.6. Questa configurazione è composta da 4 subwoofer e fino appunto 6 Atmos e 9 speaker tradizionali ci permette di non avere soltanto il classico impatto sonoro frontale come avevamo con lo stereo, ma ci garantisce un'ambienza di questo suono. Il suono proviene da sopra, da dietro, dai lati, è collocato intorno a noi, non è posto frontalmente sotto lo schermo, ma è attorno a noi siamo parte di questa situazione sonora. In questo prodotto, come negli altri audio video di casa Marantz e Denon, è possibile effettuare la calibrazione attraverso Odyssey. Questo tipo di calibrazione permette un livello più o meno alto di personalizzazione, ma quello poi, se volete, lo affrontiamo in un video dedicato perché sarebbe riduttivo in questo caso. Ma come gli altri ultimi arrivati permette anche di acquistare una licenza Dirac dedicata che ci permette poi a quel punto di fare anche la calibrazione con Dirac, che è permette notoriamente di personalizzare molto di più la nostra calibrazione, quindi anche il nostro impianto, quello che andiamo a sentire, e andare anche a correggere delle pecche, delle difficoltà che ci sono di natura all'interno di un qualsiasi ambiente. Quindi andiamo a lavorare anche su quelle piccole pecche che abbiamo nel nostro living. Tutta la quantità infinita di connessioni che abbiamo per questo amplificatore. Inoltre, per la sezione di amplificazione è possibile andare a spegnere lo stadio finale per mantenerlo, come dicevamo prima, dato che si può fare la calibrazione con Odyssey o con Dirac, mantenerlo soltanto come pre e quindi anche come processore per la calibrazione. Tra le connessioni troviamo chiaramente le connessioni speaker, poi abbiamo svariate connessioni sia in ingresso che in uscita per quanto riguarda la parte video, quindi connessioni HDMI, chiaramente la porta di rete, connessioni ottiche e quant'altro, varie connessioni RCA, abbiamo anche la connessione fono qualora sia presente un giradischi all'interno dell'impianto, che sta tornando sempre di più a gran voce nelle case delle persone. Abbiamo poi diverse connessioni anche XLR bilanciate e poi le uscite pre-out sempre XLR bilanciate. Abbiamo anche i pre-out non bilanciati. Connessioni che abbiamo già citato di questo prodotto, troviamo anche la possibilità di utilizzarlo in Bluetooth e con l'antenna per la radio FM e DAB, ma soprattutto all'interno integra la piattaforma EOS, di cui abbiamo già parlato nei precedenti video che vi invito a andare a guardare. Chiaramente si tratta di un prodotto del mondo EOS più specifico rispetto a quelli citati in quel video, che erano banalmente gli speaker attivi di casa Denon Home, e ci permette appunto di andare a gestire anche lui la musica, le connessioni, i nostri contenuti multi-room all'interno della nostra abitazione. Quindi attraverso l'applicazione non solo possiamo vedere il film e utilizzare il nostro proiettore assieme a questo prodotto, ma possiamo anche mandargli musica da Tidal, Deezer, piuttosto che comodamente da qualsiasi angolo della nostra casa, e lo troviamo come una normalissima stanza all'interno dell'applicazione. Fatemi a questo punto sapere cosa vorrete approfondire nei prossimi video di questa meraviglia da 32 kg costruita in Giappone. Io a questo punto vi devo salutare e vi invito chiaramente a rimanere sintonizzati sul nostro canale per tutte le prossime novità.